your heartbeat. I did you wrong, now that's an understatement. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Data la bella giornata di oggi abbiamo deciso di venire sul lago di Garda, precisamente la zona nord tra Lombardia e Trentino, per vedere un paio di posti che avevamo in lista da un po' di tempo. Prima di iniziare, se volete sostenerci, iscrivetevi al canale. Ora partiamo. Era da tempo che volevamo fare questo trekking panoramico sul lago di Garda e approfittando della giornata di sole siamo partiti molto presto alla volta del Trentino. Ci vuole una concentrazione a fare questa cosa. Non so perché mi immagino sempre che al lago fa caldo, ma non è che... Anche perché siamo in Trentino, voglio dire. Decidiamo di lasciare l'auto al parcheggio del Parco delle Busatte e intorno alle 10 iniziamo a camminare. Non potete sbagliare direzione perché il sentiero Busatte Tempesta è davvero ben segnalato. Ci sono davvero poche persone in giro e siamo fortunati ad avere il bosco tutto per noi. Il primo tratto di sentiero è molto semplice, con una vista sul lago di Garda davvero mozzafiato. Ci sono anche diversi cartelli informativi che raccontano la flora e la fauna del luogo, oltre ad alcune panchine in cui fermarsi a godere del paesaggio in tutta calma. Si arriva presto alla prima delle 3 scalinate in ferro che hanno reso così unico e riconoscibile questo luogo. Sono fissate direttamente alla montagna e sotto di voi avrete il vuoto, quindi fate attenzione se soffrite di vertigini. Bellissimo. Poi vabbè, giornata incredibile, non c'è mezza nuvola. Il percorso di 11 km in totale è ad anello. Potete decidere di partire da Busatte come abbiamo fatto noi oppure da Tempesta. L'unica differenza è che partendo da Busatte farete tutte le scale in discesa e ve lo consigliamo assolutamente, dato che i gradini da fare sono ben 400, non proprio pochi. Il sole, anche se è febbraio, è davvero caldo, è una meraviglia trovarci qui. Con un panorama del genere non vorremmo più lasciare questo posto. Proseguendo con la passeggiata si alternano punti di bosco fitto, scorci a picco sul lago e ovviamente altri gradini. Arrivati ad un bivio si inizia la salita che ci porterà sulla via del ritorno. Il trekking è per l'80% al sole, con pochissimi punti d'ombra, quindi ve lo sconsigliamo assolutamente d'estate. Direi che la primavera o l'autunno sono le stagioni migliori per percorrerlo. Prima di tornare alla macchina ci fermiamo per pranzo su una panchina vista lago. Dopo la mattinata a camminare ci spostiamo di pochi chilometri e torniamo in Lombardia, a Limone sul Garda. Il paese è davvero bello, ai piedi di una montagna, con la presenza di tantissime limonaie che rendono il suo profilo unico. Purtroppo non le abbiamo visitate, ma ci siamo ripromessi di tornare. Da Limone parte una stupenda pista ciclabile a strapiombo sull'acqua, che non vediamo l'ora di percorrere. L'idea era quella di noleggiare le bici, ma tutte le agenzie di noleggio erano chiuse. Il bello di visitare un luogo fuori stagione è quello di avere un posto tutto per te, ma ci sono anche molti meno servizi. Ma non è un grande problema, decidiamo comunque di fare il tragitto a piedi. La ciclopista del Garda, lunga circa 2 km ed inaugurata nel 2018, è la prima parte di un progetto più ampio che nei prossimi anni porterà a creare una ciclabile di oltre 140 km, con cui si potrà girare tutto intorno al lago di Garda e attraverserà 3 regioni, Lombardia, Trentino e Veneto. Questo primo tratto sospeso tra acqua e cielo e ancorato alla montagna è davvero spettacolare. Siamo curiosi di vedere realizzato tutto il progetto per esplorare altri tratti. È davvero romantica e super scenografica come passeggiata, ci è piaciuta molto.
Anche il tramonto al termine della nostra giornata di esplorazione non è stato niente male. Vi consigliamo questo orario per vedere anche i riflessi rossi delle montagne nell'acqua, davvero bellissimo. La nostra avventura di oggi finisce qui, speriamo che il video vi sia piaciuto e speriamo di avervi dato qualche spunto interessante. Se volete sostenerci nel nostro lavoro iscrivetevi al canale e lasciateci un mi piace. Inoltre consigliateci qui sotto dei punti panoramici del lago di Garda. Grazie e alla prossima. Ciao! Ciao ciao!